Della fame, 83esimo giorno davanti a Palazzo Marino. Saverio, innanzitutto come stai e come ti senti oggi? Allora, devo essere sincero, le mie condizioni iniziano un po' a peggiorare. Non mangiando giustamente è normale che risento un po' di stanchezza, però a livello di forza morale quella non mi manca. Tra l'altro, Anzi, ricordiamolo, in questo momento a Milano ci sono 2 gradi sopra lo zero e tu sei anche afflitto appunto da uno sciopero della fame che hai scelto di intraprendere, per cui da 83 giorni tu non mangi. ma non è il fatto di non mangiare perché ormai mi si è chiuso lo stomaco e quindi è tutto, ma non per farmi né del grande e né per passare per eroe. Lo sto facendo perché ho visto che dal palazzo, dopo 2 mesi e mezzo, nessuno si è mosso. Adesso è 7, ho un appuntamento con quelle della giunta e vedremo a cosa proporranno, perché ripeto, quello che io voglio, un lavoro, una casa e poi ridare dignità alla mia famiglia. Se tutto questo riusciamo ad avere un buon rapporto e arrivare a una cosa concreta, benissimo. Se no proseguirò il mio sciopero e non ripeto, forse la gente che mi è vicino mi porta ad avere molto più forza, quindi io non rinuncio molto facilmente, anche perché da come ho sentito, e spero di no, vorrebbero darmi una borsa di studio da 500, una borsa Di lavoro lavoro. da 500 euro, mi permettete, una famiglia con 500 euro, non posso dire una parolaccia perché un po' sono cattolico, un po' davanti agli italiani non è neanche corretto, però si dovrebbero vergognare, perché con 500 euro sappiamo benissimo che c'è famiglie che con 1200 euro non arrivano a fine mese. Con 500 euro al mese non riuscirei neanche a pagare l'affitto, figurati il cibo e le varie cose per la mia famiglia. Quindi cerco un lavoro a tempo indeterminato, una casa, visto che ci sono tantissimi appartamenti sfitti, e se tutto questo si concretizza, mi perdoni perché sono dislessico, dico la verità, però riusciamo a trovare un accordo, benissimo, io sono pronto a prendere e accettare anche le loro proposte. Però da quello che ho capito ci sarà da fare, come si dice, una proroga che durerà dai 2 ai 3 mesi. Quindi se ripeto, se è una cosa, io non voglio avere la bacchetta magica e risolvere subito i problemi, però dopo 2 mesi e mezzo che sono qui, No, ormai sono 83 giorni, più di 2 mesi e mezzo. ecco, se riescono veramente a darmi quello che io chiedo, io sono disposto anche a lasciare, però ripeto, voglio un lavoro e una casa. Senti, Saverio, tu a telecamere spente mi dicevi anche vorrei parlare al mio Presidente del Consiglio, a Matteo Renzi, e Ecco. vorresti dirgli che cosa? Ieri sono venuto a sapere tramite giornali che è andata a prendere la moglie e la famiglia e è andata a farsi una vacanza a Courmayeur, correggetemi se sbaglio. Per muovere un aereo del genere ci vogliono 8.000 euro. Se lui, piuttosto che andare a farsi 2 o 3 giorni in montagna, poteva quei soldi aiutare la povera gente, oggi
avrebbe fatto un'opera di bene, invece ha solo pensato a se stesso, come il nostro caro amico Alemanno, che se un italiano va in aeroporto lo portano in una stanza, lo spogliano nudo e poi non tengo a precisare le altre cose che lo sottopongono a fare. Lui invece passava liberamente senza nessuno che li vedeva almeno cosa aveva nelle borse. Vabbè, questo poi lo accerteranno i magistrati, bisognerà verificare se è vero o no, ma Saverio, la cosa importante, tu sarai accusato di essere una persona che fa demagogia. Tu in realtà in questo momento stai morendo di fame, perché oltretutto hai scelto di non mangiare. Esatto. Allora, o si troverà il 7 un accordo, se no io rimarrò qui in piazza e dirò un'altra cosa che ho ripetuto ieri. In questi mesi non c'è stato un dottore, un qualcuno che sia venuto qui a controllarmi le mie condizioni Di salute. di salute, e questa è una cosa vergognosa, veramente, perché un cittadino Non ti hanno provato la pressione, non ti hanno fatto gli esami no, del sangue. ripeto, il signor Rizzo, quando sono stato male il primo mese, è venuto lì aggredendomi, dicendo che ci sono tantissimi italiani nelle mie condizioni, quando la persona doveva venire lì chiedermi almeno come stavo. Questo non l'ha fatto. Lo stesso quando mi ha buttato fuori prima del Raffaello. Dormivo, non c'era ancora il museo Raffaello. Dormivo almeno coperto dalla pioggia e vento. Sono venuti in piena notte, per 2 notti consecutivi, sbattendomi fuori, dicendo che il signor Pisapia neanche fra 6 anni avrebbe voluto parlare con me. Questo mi dispiace, perché io sono un cittadino che fino a ieri ho lavorato, ho pagato le mie tasse e mi sono sentito veramente preso a pesci in faccia. E questo, ripeto, persone che sono sindaci dovrebbero prendersi cura delle persone come me. E ce n'è tantissimi casi. Io ho avuto la spontaneità di dimostrare la mia faccia, perché non ho vergogna di far capire alla gente che quando una persona è disperata, non ha suoceri, non ha genitori, l'unico che veramente portava uno stipendio in casa ero io, mi sono trovato a raccogliere frutta dove gli ambulanti buttavano la frutta pur di portarla da mangiare a mio figlio, e dopo qualche mese, dopo qualche settimana me lo sono trovato svenuto fra le mie braccia. Questo mi è dispiaciuto molto, perché almeno un minimo aiuto, ripeto, potevano darmelo. Poi io non ho chiesto soldi, ho chiesto un lavoro. Un'altra cosa che tengo a precisare è che ho chiesto un aiuto a livello i libri per mio figlio fa la prima superiore. Alla fine ha fatto finta di niente, ci siamo venduti l'ultimo anello di fidanzamento di mia moglie per comprargli dei libri, e tutto ciò mi sembra di vivere in un paese del terzo mondo, dove veramente noi italiani in Italia siamo dimenticati dalle costituzioni. Alle istituzioni. Bene, grazie. Ricordiamo che siamo all'83esimo giorno di sciopero della fame del signor Saverio Fornelli. Grazie a tutti. Grazie, un saluto a tutti e ringrazio le persone che finalmente hanno capito il mio problema e mi sono vicino. Spero di trovare al più presto un lavoro, poi ringrazierò personalmente queste persone, perché veramente c'è ancora qualcuno che un po' di buon senso ce l'ha. Ringrazio veramente queste persone, veramente col cuore. Da Saverio è tutto e vi do un buon 2015, che sia un anno fortunato per voi e soprattutto per me, che ne ho tanto bisogno. Grazie e ciao da Saverio. Grazie Saverio.
Rispondi a tua moglie.